Un mondo divenuto utopico secoli fa, a seguito dell'esilio del male, per migliorare la qualità di vita degli abitanti, senza alcuna pressione sociale, economica o stress psicologico. L'unica cosa rimasta sarebbe l'invidia che chiunque proverebbe per chi vive qui, vero? Adesso fatemi spiegare davvero come stanno le cose. Ah, ah, come quando ho deciso di addormentarmi sull'asfalto. Dove mi trovo? Ma che... Perché di questo colore? Starò avendo le allucinazioni? No, queste non sono allucinazioni, non è solo l'albero, è tutto sbagliato. Ah, ho capito! È solo un sogno! Sì, basta che io chiuda gli occhi e mi risveglierò nel mio letto? Ah, aspetta, quale letto? Da dove vengo? Chi sono io? Wow, ma che? Chi sei? Mi hai spaventata! Ah, scusa, non sapevo tu fossi... Aspetta, ma dove sono? Perché è tutto così strano? Ma guarda un po' il cielo. Quindi nemmeno tu sai niente? Seriamente? No, tesoro. Ti sembra davvero così strana da vivere in un posto come questo? Non penso. Fatto sta, non ricordi proprio nulla. Io effettivamente faccio fatica a ricordare qualsiasi cosa. Beh, ricordo che mi chiamo Laila e... basta? Aspetta, non ricordo davvero nulla. Ma che è sta storia? Vorrei tanto saperlo. Ora non so se essere sollevata o meno perché non sono la sola a trovarmi in questa situazione. Beh, dovresti sentirti sollevata perché ti trovi con me in questa situazione. Non poteva andarti meglio, te lo assicuro. Wow! Tutto ciò comunque non aiuta, è troppo reale per essere un sogno. Penso che, per quanto possa sembrare stupida come idea, cercare in giro e magari chiedere a qualcuno sia la cosa più conveniente da fare. Sì, è decisamente un'idea stupida, ma tanto vale. Mi piacciono le idee stupide. Cos'altro abbiamo da fare? Non c'è davvero qualcos'altro da prendere in considerazione, quindi sono con te. Scommetto che anche voi vi siete svegliate qui senza sapere nulla, vero? Ma chi sono? Oh, due ragazzi? La situazione si fa interessante. Il mio nome è Vincent, però Vincent io te e l'ho questo detto qui che dietro è non Liam. volevo parlare con loro. Sentendovi parlare un po' da lontano non ci è Perché sembrato porca tanto miseria, difficile ti capire la dovuto situazione. Preferisci un full di pugni o un poker di calci? Eh? Mi devi far finire di parlare! La situazione è ancora troppo strana per entrambi, ma nessuno a quanto pare ricorda qualcosa in più alla propria identità. Bene, ottimo! Adesso siamo in 4. Almeno credo non possa andare peggio di così, no? Tocca mettere un attimo in ordine le idee. Noi pensavamo di andare in giro e chiedere qualcosa, non credo ci sia molto da fare. In qualunque altra situazione direi che stiamo prendendo tutto troppo sotto gamba, ma in questo caso c'è effettivamente poco e niente da pensare. Alla fine è la stessa cosa che stavamo facendo io e Liam prima di trovarvi. Comunque, voi siete? Io sono Evelyn. Laila, immenso piacere. Ah. Sono Evelyn, è un piacere. Allora? Qualcuno ha un'idea di dove possiamo iniziare a cercare? Magari se ci dividiamo da loro può essere già un bel passo avanti. Ah? E tu vorresti dividerti da due donzelle come noi? Ma non farmi ridere, dai. Cos'è? Hai paura? Vincent, che diamine, muoviamoci. Credo che rimanere tutti insieme sia l'idea migliore per ora. Magari se è una cosa collettiva non ci prenderanno per pazzi, ammesso che ci siano persone a cui chiedere. Vero, effettivamente non possiamo dare per scontato che ci siano degli umani qui. Il posto sembra abbastanza deserto. Io invece voglio scommettere che qualcuno c'è. Questo posto mi sembra abbastanza isolato, d'altronde dovremmo trovare un punto di interesse. Va anche bene il fatto che siete tutti determinati a capire cosa ci sta succedendo. Ma oltre alla determinazione non abbiamo tipo un punto da cui partire? Intendi un punto da cui iniziare a cercare? No, assolutamente no. E non sarà questa a fermarci, renderà tutto solo più divertente. Sinceramente non penso sia il caso di divertirci in una situazione del genere. E perché no? Bella, già qui la situazione è difficile. Perché non rallegrare un po' il mood? È un ragionamento tanto sbagliato che... Ma, facciamo che hai ragione.
Questa comunque è a tutti gli effetti una strada, basterà camminare in una delle due direzioni e da qualche parte finiremo, no? È un 50 e 50. Ma sei serio? Non tutte le strade sono corte, sai? Potremmo finire per camminare per giorni. Il timidone ha ragione, ma come abbiamo già detto troppe volte, non c'è niente di meglio da fare. Però rimanere qui non ci porterà da nessuna parte, questo è sicuro. Dovremmo muoverci. Allora, che direzione prendiamo? Jackpot! Sembra solo a me una città all'orizzonte? Ah? Davvero? Sì, è decisamente una città, o comunque sembra un centro possibilmente abitato. Hai occhio, Vinci! Bene, allora sappiamo dove andare. Ci incamminiamo? Direi. Com'è che mi hai chiamato, scusa? Ed eccoci qui. Vedendola da vicino sono ancora meno convinto ad entrare a chiedere in giro. Ci prenderanno per pazzi. È così strana, come dire, se dico Disneyland mi capite, giusto? Sai che non hai tutti i torti? Ha tutto un tono così malinconico. Ma che sta facendo? Ma che fa? Ehi là! Io e il mio gruppo di amici ci siamo persi. Sai per caso dirci come si chiama questa affascinante città? Amici? Quando ho preso così tanta confidenza? Guarda, non sono affatto sorpresa. Oh? Altri forestieri. Fa sempre piacere ricevere delle visite in più. Questa è la nostra capitale. Capitale. Scusi se sembra strano, ma la capitale di che cosa? Ah, tranquilla. Perché mai dovrebbe suonare strano? Si tratta della capitale di Oneiro. Comunque potete entrare senza alcun problema in città. Lì troverete tutto ciò di cui avrete bisogno. Non è mio dovere chiedere permessi o altro, sono qui solo per precauzione. Non pensate che ci abbia preso un po' troppo normalmente? In effetti, la domanda che ha fatto Evelyn avrebbe sconvolto chiunque. Già, potevo pensarci meglio. Però non l'ha presa a male. È questo il problema. Ha detto Oneiro? Sì, ha detto che questa è la capitale di Oneiro. Quindi, che cos'è Oneiro? Non lo so, ma aspettate un attimo, perché ora il dubbio mi sorge. Dici. Qui veniamo tutti quanti dal pianeta Terra, giusto? Quello con l'Europa, l'Asia, E l'Oceano. anche grazie al cavolo? Laila, la domanda in realtà non è affatto scontata. Vorresti dire che questo ti sembra il pianeta Terra? Ehi, aspetta, io sono sicuro di provenire dalla Terra, è ovvio, ma non ricordo di averci vissuto. Stessa cosa. Fatto sta, per come ha risposto quel tizio, mi verrebbe da pensare che potremmo non essere gli unici in questa situazione. Sentito come ci ha chiamati? Forestieri. E poi ha detto che lì dentro troveremo tutto ciò di cui avremo bisogno. Che intendesse anche le risposte alle nostre domande? Beh, piccoli detective, se però non ci addentriamo nella città, possiamo anche stare qui a ipotizzare per ore, ma non ne trarremo alcuna conclusione, ve lo assicuro. Hai ragione, allora andiamo. Quanto mi dà fastidio. E buona permanenza! Ma guarda come sono strani, tutti così colorati, come se fossero... Un'altra specie? Esatto, un'altra specie. Beh, contando che qui sono tutti così, quelli strani diventiamo noi, non pensate? Strana? Io? Chissà se questi qui ce l'hanno una ragazza come me in questa città. Eppure, anche ammettendo fossimo noi quelli strani, nessuno ci sta minimamente guardando. Hai ragione, siamo completamente diversi da loro e siamo appena entrati nella capitale, ma non ci degnano neppure di uno sguardo. E se fosse davvero come avevamo ipotizzato? Che non siamo gli unici qui? Magari questa mancanza di interesse è data dall'abitudine. È possibile? Cioè, è un'ipotesi un po' azzardata, ma... Vinci, tu provi ancora a ragionare? Non sei l'unico a cercare una logica dietro tutto questo, ma per quanto ci abbiamo provato, possiamo dire che non abbiamo abbastanza informazioni da cui partire. Ah, capito. Che dite? Conviene più chiedere a qualche passante o, non so, magari entrare in un negozio? Signori, in piazza centrale, il signor Royal sta per dare uno spettacolo per presentare il nuovo custode. Royal? Nome un po' egocentrico. Beh, da come lo sta dicendo sembra un evento importante. Che dite, andiamo? Può essere un'ottima occasione per prendere qualche informazione. Io suggerisco di andare. Ottimo, proprio quello che stavamo cercando allora. Un palco. Allora deve essere qualcosa di davvero importante,
Com'è che aveva detto? Presentare un nuovo custode? Non saranno i governatori di questa città? Ma quanta gente! È un piacere vedervi così affiatati per un evento che ci sta così tanto a cuore. Salve a tutti! Non serve che io vi ripeta quanto io e gli altri custodi teniamo all'integrità di questo mondo e quanto ci state a cuore voi che lo popolate. Dovete sapere che a causa di qualche piccolo inconveniente, Clairo, la scorsa custode, si è rivelata essere inadatta per questo ruolo. Ma non disperate. Infatti con immenso piacere che vi annunciamo l'arrivo di una nuova custode a completare il trio. Date un caloroso benvenuto a Fiora! Salve! Salve a tutti e buon pomeriggio! Quindi è pomeriggio. È un grande piacere essere stata eletta custode dal signor Royal. Voglio innanzitutto ringraziarvi per essere venuti qui. E voglio promettervi di dare il mio massimo pur di mantenere la pace e l'armonia di questo mondo. Vedete quanto è buona e cara la nostra nuova custode? Ditemi se vi ho mai deluso. Ditemelo. Sfido chiunque a farlo. Non pensate anche voi che sia davvero così graziosa? Comunque, per concludere questo gioioso annuncio, permettetemi di allietarvi con uno dei miei famosissimi trucchi di magia. Vi vedo felici! Per questo trucco ho bisogno di un aiuto del pubblico, però. Vediamo un po'. Oh, delle facce nuove! Tu! Io? Ma non... Su, dai, non preoccuparti! Mica mordo! Oh, ehi, non spingete! Bene, eccoti qui. Come ti chiami? Evelyn. Ottimo! Fate un applauso per Evelyn. Scusi, non mi sembra molto il caso, io non so come sono finita in questo mondo. Mi sono svegliata per terra e... Ma come? Se sei qui è proprio perché l'hai voluto. Chi non vorrebbe vivere in un posto del genere? Voluto? Che intendi per voluto? Beh, non è ovvio? Tutti quelli come voi sono qui per loro volontà. Ma dici un po', tu, da dove vieni? Io vengo da... Dove sono? Che è successo? Ehi, stai calma. Prima sul palco, dopo la domanda di quel Royal, sei svenuta. Oh cavolo, davvero? Però fortunatamente ci hanno fatto salire sul palco per prenderti e portarti via. Ma che le è successo? Beh, sicuramente ha perso coscienza, non ci vuole molto a dedurlo. Sentite, anche se non abbiamo un soldo, possiamo comunque chiedere in giro per un alloggio temporaneo. La situazione di Evelyn mi preoccupa un po'. Beh, questa è una piazza. Ci sarà pure qualche locale dove stare, no? Fermi tutti. Quello lì. Sì, scommetterei qualunque cosa che si tratta del posto che stiamo cercando, ma sbrighiamoci. Scusi, qui è una situazione grave. Questa ragazza è svenuta e non sappiamo perché. Abbiamo urgentemente bisogno di una camera o comunque qualche parte dove farla sdraiare. Non abbiamo un soldo e non sappiamo bene dove ci troviamo, ma possiamo pagare in qualunque altro modo. Soldi? Ah, ma dai, è uno scherzo. Qui i soldi non sono importanti. Il cielo è importante, la felicità, le amicizie. I soldi non esistono mica. Non fatevi problemi. Salite quelle scale. Le stanze dalla 3 alla 6 sono completamente libere. Che? Sul serio? Comunque, grazie mille. Che dobbiamo mettere un po' di idee in ordine. Già, effettivamente quello strano spettacolo ci ha dato qualcosa su cui ragionare. Beh, partiamo dal fatto che da quel che si è capito i custodi governano questo posto, o meglio, Oneiro. Scusate, ma il fatto che non ci abbiano chiesto soldi? Il signore Joe ha detto che non esistono in questo mondo. Sembra tutto troppo, come dire, bello? Deve esserci una fregatura da qualche parte. Il fatto che il Royal abbia detto che tutti quelli come noi siano qui per loro volere? Implica che non siamo gli unici 4, ma l'ultima parte mi lascia molto perplesso. Io non ricordo affatto di essere voluto venire qui. Ma d'altronde nessuno ricorda qualcosa. Capisco. Beh, non volevo creare tutto questo casino. Beh, lo spavento che ci hai fatto prendere almeno ne è valso questa camera. Quella maledetta
Dopo tutto quello che ho fatto mi toglie il posto e mi sbatte in cella. Sono stufa di queste 4 mura. È arrivato il momento di smettere di starsene buoni. Guardia! Che vuoi? Parla. Qui sto crepando di fame, non si può avere un po' di cibo? Cibo in più? Ringrazia se ti abbiamo lasciato in vita. Tranquillo, basta così. Punto primo. Riprendermi ciò che è mio.